Buon pomeriggio e ben ritrovate sul mio canale. Questo video tutorial di oggi è in collaborazione con Fili e Forme ed è inerente al corso tenuto alla Fiera Creativa di Napoli, alla Mostra d'Oltremare, che si è tenuto il 7, 8 e 9 novembre. Le corsiste hanno eseguito questo progetto e naturalmente per coloro che non sono riuscite a terminarlo faccio il tutorial qui su YouTube e naturalmente potrete seguirlo anche voi, amiche che mi seguite da tanto. Allora, i materiali sono semplicissimi, il tutorial è abbastanza basico, vedete qui davanti, questi erano i ciondoli che avevo proposto in 4 gradazioni di colore, il ciondolo si chiama Radiance è ispirato ai colori delle 4 stagioni, quindi c'è l'inverno, c'è l'autunno, la primavera e l'estate. Io oggi ne realizzerò una versione in altre colorazioni, un po' più natalizie, perché ragazze, il Natale si sta avvicinando. Cosa ci servirà? Ovviamente chi è venuto a Creattiva ha avuto il kit, ma per voi che mi state seguendo vi faccio un breve recap. Ci serviranno a seconda della pietra che utilizzate. Io ho utilizzato una pietra 18x13, quindi vi dovete regolare più o meno con la dimensione della pietra che avete. Vi consiglio una pietra abbastanza schiacciata che, come vedete, io ho già incollato su una piccola base da ricamo, beading foundation nera in questo caso. Voi potrete provare con un pezzettino di feltro ed eventualmente, se la pietra è molto spessa, potete effettuare dei taglietti sul fondo. A me qui si vede un pochino, in modo tale che adagerà meglio all'interno. Ok, quindi pietra. Ci serviranno poi per i disegni che ho fatto io 4 piattine di soutache. A seconda della dimensione della pietra dovreste trovarvi bene con 27-28 cm per fare questa lavorazione, ma se volete restare sul sicuro tagliatene 30, ok? Specialmente se siete alle prime armi e non riuscite bene a regolarvi. Quindi 4 pezzi di piattina soutache, mi raccomando, Fili e Forme, ecco qui. Il video è in collaborazione con Fili e Forme perché le piattine di Fili e Forme, secondo me, made in Italy, sono il meglio che al momento si possa trovare. Quindi io utilizzo piattine Fili e Forme. Poi utilizzerò Collasulit in realtà per fare il retro e per incollare la pietra sulla mia base. Questi sono gli unici utilizzi che io faccio per la colla. Dimenticavo, servirà anche un piccolo pezzettino per realizzare la susta, come vedete in questo caso. Quindi susta, colla, ago, io utilizzo quello della Tulip numero 12, diciamo che va bene per il Miyuki, che è il filo che io utilizzo, va bene anche l'11. Mi raccomando, scegliete sempre aghi un po' lunghetti che sono più comodi per il soutache. Poi servirà nella parte bassa una perlina da 6. Qui vedete che ho questa pietra che è un'ematite tinta color oro. Vedete qui sul mio banchetto anche una mollettina che vi aiuterà eventualmente nel lavoro se non siete proprio pratiche del mantenere insieme le piantine, e qui vedete naturalmente la mia piantina con gli aghetti e gli spilli presa da Fili e Forme, l'adoravo, sarà per il colore arancio, va bene. Bando alle ciance. Poi naturalmente vi servirà un pezzettino di Ultra Suede o Alcantara per rivestire il vostro retro. Come vedete io qua ho un pezzettino in questa colorazione, ma andrò a utilizzare poi una colorazione nera, o voi utilizzatela del colore che più si addice al kit, al ciondolo che andrete a realizzare. Altra cosa importante, se non avete l'Ultra Suede potreste utilizzare della pelle o un tessuto o un feltro abbastanza sottile, insomma qualcosa che al taglio non sfilacci e che esteticamente sia gradevole. Quindi fate voi le vostre valutazioni. Io adesso sposto un po' di questi materiali
e cominciamo subito. Quindi mentre io sposto, voi andate a tagliare un pezzo di filo, potrete utilizzare anche un filo di nylon, tipo lenza, ovviamente di dimensione adeguata all'ago che andrete a utilizzare. Io utilizzo il Miyuki perché il filo trasparente mentre si cuce voi non vedreste assolutamente niente. Tagliate una agugliata di 50-60 centimetri, non di più, e fate un nodino all'estremità. Ok, fatto il nodino, taglio quello che cede, vado a prendere il mio ago e cominciamo subito a cucire. Ok, mi raccomando, vi lascio tutti i link in basso. Non so se conoscete il sito di Fili e Forme, vende filati per uncinetto, vedete qui, uncinetto ed un rocchetto, vende filati per uncinetto, soutache e tantissimi materiali per i vostri bijou. Vi metto il link in basso se volete acquistare naturalmente da loro, c'è un codice sconto che è Briga 5, ve lo metto qui in sovraimpressione, Briga 5, se volete andare ad acquistare e provare i loro prodotti. Ok, allora se vi danno fastidio un poco questi angolini, cominciamo a smussare, poi dopo andremo, come vedrete, a tagliare. Allora, quindi 50 centimetri di filo, vado dal basso della mia base e spunto in prossimità, come vedete, del mio forellino. Vado a cucire la pietra alla mia base. Un paio di volte avanti e indietro, quindi spunto nella base. Se avete difficoltà naturalmente potete leggermente rallentare il video, c'è una rondellina da qualche parte qui nel video, potrete diminuire eventualmente la velocità se vado troppo veloce, ma sto facendo veramente un passaggio semplicissimo. Quindi come vedete entro ed esco e cucio la pietra alla mia base e ci siamo messe un attimino in sicurezza. Adesso prendete le vostre piattine e scegliete semplicemente la disposizione che volete dare alle vostre colorazioni. Brevemente vi mostro il verso delle piattine. Prendo questa piattina rossa, vedete che dall'alto, vedete che qui su si può vedere che un po' il filamento che ricopre la piattina si va ad aprire e questo praticamente sta ad indicare il verso. Quindi vedete che si apre in genere in tutte le piattine, il lato sinistro è il dritto che voi dovrete vedere. Ma se così non fosse, sappiate che il lato più "liscio", tra virgolette, è, quello che si deve vedere nella lavorazione, è quello più bello e quindi va visto questo. Vi dico queste informazioni, perché soprattutto per quelle gustus e per alcune tipi di piattine il verso si vede. In alcune piattine, per esempio di quelle con questi effetti, vedete questo nero un po' diamantato, non si vedrebbe. Poi siete alle prime armi, siete qui per imparare, quindi se anche sbagliate il verso delle piattine, ragazze, non succede assolutamente niente. Questa cosa era doverosa dirla. Okay, passiamo subito, quindi andate a decidere, uhm, come, l'alternanza delle colorazioni delle piattine che andrete, a mettere nel vostro ciondolo. Allora, io ho deciso di cominciare con la nera, voi decidete un po' secondo il vostro gusto personale. Allora, quando andate a prendere la vostra piattina, vi metto il ciondolo di fianco, vedete che un lato dovrà, quindi le piattine dovranno contornare la pietra e poi ridiscendere. Un lato dovrà essere più lungo perché andrà a fare questo decoro e l'altro lato invece andrà a nascondersi nella parte retro. Quindi quando prendete le vostre piattine decidete il decoro da che lato devo fare. In questo caso vedete io lo faccio sul lato destro, quindi il lato destro dovrà essere leggermente più lungo,
quindi mettetelo in questo modo, quindi non dividete la piattina soutache a metà, ma lasciate il lembo destro 3-4 centimetri più lungo. Naturalmente se lo farete dall'altro lato sarà l'inverso, quindi ho visto il verso delle piattine, vado a prendere la mia piattina e vado ad adagiarla, come vi ho detto, al di sopra della mia pietra, in questo modo. Dopodiché tengo un pochino fermo, ok? Se avete difficoltà usate la famosa mollettina. Io sono, come vedete, da questo lato e a questo punto posso già fissare, diciamo, il mio primo lembo, ma se preferite potete anche prima chiudere da questo lato e poi passare attraverso il foro e la piattina. Visto che io già mi trovo da questo lato, cosa faccio? Entro nella base, entro nella piattina e spunto al centro della scanalatura. Le piattine hanno una scanalatura che è questa riga centrale e voi dovete passare attraverso la scanalatura, ok? In questo modo. Entrate poi nella pietra e spuntate dall'altro lato, così. E poi andate giù nella base di cucitura, ok? Spero di essere stata chiara. Dopodiché mi porto le mie piattine sul davanti, mi raccomando, cioè nella parte superiore, le piattine dovete imparare a tenerle tra le mani, non dovete né stringere troppo e né essere troppo lente, dovete trovare, ovviamente soltanto cucendo, la giusta tensione da tenere. Ma non vi preoccupate, è una cosa che si fa a piccoli passi. Ok, quindi chi vuole può mettere la mollettina per mantenere. Naturalmente io non lo farò, ma spunto, sono adesso sul retro, spunto sul davanti e vado ad individuare la mia scanalatura, ok? Quindi sempre, sempre, sempre al centro della scanalatura e mi porto da un lato, dopodiché vado ad unire con le mani e chiudo. Cercate di restare al centro, quindi di essere ben centrate. Io sono spuntata da questo lato e adesso vado a dare un puntino, vedete, in questo modo, sempre individuando la scanalatura e tiro dall'altro lato. Quindi vado a fissare bene le mie piattine andando avanti e indietro a più riprese. Naturalmente, se dovesse restare poi un piccolo spazietto qui che non ci piace, andremo a mettere una piccola perlina a 15,0. Quindi se vi è rimasto un piccolo spazietto potete mettere una perlina. Allora, io adesso vado a sistemare meglio e ci vediamo tra 2 secondi. Ecco, non fate quello che ho fatto io, che mi sono rigirata il filo attraverso le piattine. Succede anche questo, siate delicate e sistematevi. Adesso, quindi una volta che abbiamo fissato da un lato e dall'altro le piattine, vado a tagliare la mia base in eccesso, ok? Quindi delicatamente dovete tagliare a filo, quindi in modo ortogonale, e questo trucchetto della base fa sì che la nostra piattina non scivoli sotto. Tagliare come ho fatto qui da questo lato a filo, ok? Quindi fate questa operazione e andiamo a prendere, andiamo a cucire.
Purtroppo per errore ho cancellato una piccola clip, ma più in avanti, al minuto 19, sulla piattina rossa, mostro come cucire. Qui c'è il punto di prima, come vi dicevo, e proseguo così per tutto quanto il mio giro. Attenzione alle piattine e proseguite. Vi spostate sempre di qualche millimetro in avanti. Senza tirare, dovete essere, tra virgolette, come dico sempre io, delicate in questa operazione. Mi raccomando, anche l'ago, attenti a non beccare la pietra, non spezzatelo. Come vedete, la mia pietra è a livello, quindi non è né, come dire, strozzata e né non sta larga all'interno della piattina, ma c'è la giusta tensione. Adesso semplicemente quello che avete fatto per questo giro dovrete farlo per gli altri. Quindi andate a prendere le altre piattine, cominciate con la seconda e andate a cucire. Mi raccomando, guardate il verso della piattina, quindi se la mia prima piattina, vedete qui si genera come una freccia più scura, osservando queste, tra virgolette, frecce, queste ombre che si generano, voi vedrete quella rossa viene da su l'ombra e quella da sotto dal basso, quindi se io invece la metto in questo modo, vedrete, vicino a questo dito generano tutte la stessa ombra, quindi dovete osservare queste cose per capire il verso. Io naturalmente la vado a posizionare alla stessa maniera e comincio a cucire. Quindi vado, accosto, faccio questa operazione, accosto e vado a semplicemente a cucire. Potete, potete o unire prima al centro e poi cucire, oppure andare direttamente a cucire. Io sono sincera, preferisco cucire e poi unire, perché se sbaglio ad unire poi potrei avere difetti lungo la cucitura. Cucio alla stessa identica maniera, quindi mi porto, tengo, mantengo, appiattisco e vado fuori, sempre nella scanalatura e comincio a cucire. Naturalmente voi cucirete una piattina alla volta, io ne cucirò 2 o 3 insieme, però la cosa che avete fatto al primo giro di cucire in questo modo dovrete farlo per tutte. Quindi io procedo e vado un po' più velocemente. Ci vediamo quindi quando avrò cucito tutte e 4 le mie piattine. Allora, come vedete io ho cucito tutte quante le piattine da un lembo, però volevo mostrarvi come cucirne 2 insieme. Non cambia nulla, assolutamente nulla. Dovete semplicemente cercare di puntare l'ago un pochino di traverso, in questo modo, ed entrare sempre nella scanalatura. Quindi non cambia il metodo di cucitura, semplicemente un pochino cambiare l'angolazione del lago. E se naturalmente state cucendo più piattine insieme, cucite sempre quelle più esterne a quella un pochino più interna e non necessariamente dovete prendere tutte e 4 le piattine. Se ci riuscite, ben venga, ma cucendone un paio per volta non dovreste avere difficoltà. Io vado a cucirmi anche l'altra, volevo mostrarvi sul rosso, altrimenti se avessi messo la piattina nera, nera su nera, non avreste visto niente. Quindi andate nella base, prendete tutte quante le piattine, vedete io ne ho prese 3 e vedete che il mio punto è salito un pochino e poi fate in questo modo. Nulla di più, nulla di meno. Ok, procedo. Questa è la mia cucitura nella scanalatura. Adesso vado a cucire anche la piattina oro, quindi cucio il contorno
cucio il contorno e poi unisco al centro e ci rivediamo finita la quarta piattina. Fatta anche, vedete, l'ultima cucitura, ve lo mostro, vedete che la cucitura, l'ultima, è più su rispetto alle prime. Se finisce il filo, naturalmente portatevi nella base, fissate e fate qualche nodino in questo modo. Quindi ripassate nella solina e tirate. Quindi fissate il vostro filo nella base e tagliate l'eccesso e diciamo che abbiamo finito il primo step. Naturalmente mi era finito il filo, devo andare a cucire qui al centro. Prendo quindi un altro po' di filo e ricomincio. Prima di ricominciare, un'informazione utile: se vi girate tanto le piattine tra le mani perché siete alle prime esperienze e vi si sfilaccia il contorno delle piattine, mettete un pochino di colla Azulit prima di iniziare a cucire alla punta delle piattine, in modo tale che le piattine non si accorceranno. Ok, devo andare a chiudere, quindi spunto in questo modo qui di lato. Poi prendo le mie piattine, quindi accosto tutte quante le mie piattine e vado a cucirle tutte quante insieme. Tengo in questo modo, se sono tutte allo stesso livello riuscirete ad uscire tranquillamente dall'altro lato. Io sono andata un po' troppo di traverso, quindi mi raddrizzo un pochino e spunto in questo modo. Vado dall'altro lato e tiro. Se non ci riuscite naturalmente a fare questa operazione in un unico step, fatelo prendendo insieme 3-4 piattine e poi rientrate nelle altre. E spuntate più o meno sempre alla stessa maniera. Quindi fissate tutte quante le nostre piattine al centro. Adesso, come vi mostro qui, dobbiamo andare a piegare l'ultima piattina, cioè dobbiamo piegare tutte quante le nostre piattine ed andare a fare il decoro qui sul lato. Naturalmente, se io non cucissi per bene questa mia prima piattina attaccata a quest'altra di sotto, ma la facessi un po' larghina, rimarrebbe comunque un foro e tutte le piattine successive andrebbero naturalmente a fare lo stesso difetto. Invece noi dobbiamo rimanere belle strette in modo tale che venga un lavoro pulito. Quindi andiamo a cucire la prima singola piattina, quindi faccio in questo modo, piego proprio e vado a chiudere questo micro forellino. Io sono uscita dal centro qui della scanalatura e vado qui al centro della scanalatura, scusatemi, quindi vado qui proprio vicina vicina vicina, mi giro, mi aiuto con le dita in questo modo e giro il lavoro, rientro e prendo naturalmente sia la piattina oro e anche la piattina rossa. In questo punto insisto un pochino sempre attraverso la scanalatura per far sì che questo punto non si apra più e non mi dia problemi successivamente. Dopodiché mi sposto, ok, come sempre puntini più grandi all'interno, vedete che cucio dalla piattina rossa e quindi prendo la rossa e le due oro e continuo a fare punti anche abbastanza larghi, sempre accarezzando le mie piattine. Vedete che tengo ferme le piattine dall'altro lato, mi porto avanti sempre alla stessa maniera e vado a cucire. Naturalmente non dovrò cucire tutta la piattina, ma dovrò poi fermarmi a metà ogni tanto
Fate attenzione che come me vi potete portare dietro le piattine e devo arrivare al centro, perché poi al centro dopo dovremo girare, quindi io vado a cucire tutte le mie tutte le mie piattine fino alla metà. Quindi vado, se siete alle prime armi, prediligete, le piattine, quelle della serie Brillante, Merlino, Wizard, che sono più morbide e più facile da, cucire. Eventualmente, prendete una colorazione di Gustus, che quelle sono quelle tinta unita, e le altre colorazioni le prendete un pochino più morbidine e facili da cucire, ma intendo morbidine, ma in realtà non sono morbide, sono comunque piattine sostenute, però il tessuto di cui sono fatte, i fili di cui sono fatte sono più facili e agevoli da cucire, soprattutto per chi ha le prime armi. Quindi arrivo fino al centro, rientro e poi mi fermo. Faccio un nodino in questo modo, taglio il filo in eccesso, potrei anche passare attraverso la base, ma preferisco fare in questo modo più veloce. Quindi vedete, ho cucito tutta quanta la mia piattina. Adesso vado a cucire tutte quante le altre. Quindi le altre le vado a cucire, guardate che bello che sta venendo, le altre le vado a cucire sempre alla stessa maniera. Adesso comincerò a cucire un paio di gugliate, un paio di punti con il filo oro per farvi vedere, ma naturalmente, poi lo andrò a sostituire con quello nero, anche se date punti precisi, piccini all'esterno e più grandi all'interno, vi faccio vedere che non si noterà. Però comunque uno deve stare proprio lì col calibro, tanto vale che prende un filato di un colore più affine. Allora potete cucire 2 piattine per volta, tutte quante insieme, dipende un po' dalla vostra abilità. Io vi mostro velocemente come faccio. Sono in questo modo, mi giro sul retro e adagio, quindi proprio prendo le mie piattine e le adagio, le stringo così tra le mani e in automatico si allineeranno. Quindi vado e questa l'abbiamo fissata bene quella oro e quindi vado sull'esterno prendendo la scanalatura. Adesso do un puntino microscopico, cioè non do un punto largo, ma do un puntino piccolissimo e ridiscendo attraverso le mie piattine, vedete? E ritorno in quella oro. Mi sposto un pochino, do punti quindi più larghi all'interno e più piccini all'esterno. Mi raccomando la scanalatura e qui vedete, è qui, puntino piccolo, 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 microscopico e vado nella piattina oro. Adesso vi mostro, come vedete i punti che ho dato non si vedono, ok? Quasi quasi continuo con l'oro, comunque arrivo e cucio fine qui, fino alla fine, perché poi devo andare a prendere la mia perla, il mio decoro sottostante. Vi consiglio qualcosa di sferico. Chi ha il kit naturalmente ha un elemento sferico, altrimenti potete mettere poi gli elementi che desiderate. Ok, andate a cucire quindi tutto quanto il contorno. Ok, sono arrivata al centro. E quindi spunto sul davanti. Non ho cambiato il filo e ho cucito tutte quante le mie piattine insieme per una questione di brevità ai fini del video. Ok? Oh. Quindi vi portate al centro, la nostra piattina come vedete è cucita, la nostra pietra è allineata in modo armonioso, non ci sono grossi saliscendi,
Quindi questo è quello a cui dovete auspicare, ma naturalmente non deve essere l'intento quello di essere perfetti al primo lavoro a sudacio, perché non è semplice. Adesso dobbiamo andare a fare questa operazione, okay? Io cucirò 2 piattine insieme, ma potete cucirne anche una per volta, soprattutto se siete alle prime armi. Potete anche poggiarvi un attimo, andate a inserire la perlina che avete in dotazione, avvicinatevi così e girate le vostre piattine intorno delicatamente, le unite. Se ne state usando una, lo farete con una. Prendete il vostro lavoro tra le mani, considerate, osservate se siete centrate, cioè il centro, buco della pietra, centro, centro, dovete essere insomma centrate e entrate nelle piattine, quindi spostate ed entrate nelle piattine. Ecco, perso l'ago ed entrate nelle piattine in questo modo. Spero si sia visto. In questo modo e rientrate. Io il filoro ho dato un puntino microscopico, quindi vedete che è fermo perché ho puntato leggermente la piattina e poi per comodità giro il lavoro perché naturalmente dovrò spuntare sul retro qui. Quindi puntate un pochino, vedete che adesso è lento qui, è tutto largo, però andando a fare questa operazione con le nostre mani il lavoro si fisserà. Quindi giro le mie piattine, tengo fermo, sono spuntata qui e vado a dare un paio di puntini. Quindi fisso il mio lavoro. Qui naturalmente anche se ho usato l'oro, ma devo metterci sulle altre piattine, quindi il filo non l'ho più cambiato. Quindi valutate anche le colorazioni dei fili e tutto quanto in base ai colori che avete. Quindi vedete che cucio in questo modo, unendo le due piattine, ok, può bastare un paio di volte, dopodiché me le sistemo, osservo bene se il lavoro che è venuto è fatto bene, se mi piace, se sono centrata, dopodiché vado a dare un po' di puntini in questo modo, entro nella piattina, punto e vado in questo modo, spero che si veda, avanti e qui devo essere piccolissimo il puntino perché questo è l'esterno, ok? E rientro. Vedete che il puntino non si vede e alla stessa maniera e do un altro puntino qui tra le piattine, spunto tra la piattina nera e la piattina rossa, ok? I punti davanti non si devono vedere, ma quando infilerete l'ago saprete perfettamente di individuare la piattina sottostante. Ok, vabbè, è quasi finito il filo, quindi vado a tagliare e diciamo che abbiamo fissato le prime due piattine. Adesso andiamo a girare le altre piattine e le portiamo sul retro e andiamo a cucire filo oro. Io ho l'oro e quindi perfetto, vado. Per comodità potete tagliare un pochino queste piattine che sporgono. Come vedete io ho tagliato una trentina di centimetri, ma resta. Però per chi ha le prime armi meglio avere piattine in eccesso e gettarne un paio di centimetri che possono servire per fare piccoli decori o suste che andare insomma con le piattine proprio giuste giuste giuste. Ok, vado. Adesso devo cucire le altre piattine. Come faccio? Allora, mi porto, quindi mi giro le mie piattine in questo modo, tengo e vado non proprio nella prima piattina, ma vado, posso pizzicare la prima piattina, ma se non ci riuscite, potete anche cucire una piattina per volta. Quindi io vedete, entro in tutte e quattro le piattine
ho fatto un nodino, taglio un po' di filo che altrimenti potrebbe spuntare sul davanti, ok, in questo modo vedete dietro, tanto poi verrà chiuso, e vado a cucire. Tengo e do puntini un po' più larghi, come puntini, scusate, un po' più piccoli sull'esterno e un po' più larghi poi da quest'altro lato, all'interno quindi, ok? Mantenete tutte quante le piattine. Ci vuole un po' di manualità, dovete acquisire la manualità, ma ci vuole un po' di tempo, quindi fate in questo modo, sempre. Io sono oro su oro, ma cerco sempre di dare puntini molto piccoli. Appiattite e andate avanti. Sono arrivata qui, praticamente ho quasi finito, devo dare l'ultimo punto, gli ultimi punti e vado così. Sistemate bene le piattine ed andate. Se non riuscite, ripeto, tutte insieme, fatele poco per volta. Qui naturalmente posso dare un punto un po' più grande tornando indietro perché comunque qui è coperto, ok? Quindi verrà coperto dal retro. Posso anche andare in questo modo. E come abbiamo fatto prima, devo fissare questa parte alla parte davanti. Quindi vedete che è ancora un poco instabile, quindi vado in questo modo e fisso, beccando sempre la scanalatura e dando micro puntini piccoli piccoli in questo modo. Posso anche, una volta che sono oro su oro, vedete, punto e vado nella piattina color oro, però se non siete in grado di beccare le piattine sul davanti state attente, non sfilacciamo il filato, perché a seconda del filato di soutache ok, quindi diciamo che abbiamo fissato, ragazzi, non si muove nulla più con tutte queste cuciture, è veramente impossibile che si muova il vostro lavoro. Ho velocizzato un pochino, ma alla fine fisso, taglio le piattine in eccesso e mi porto avanti perché devo andare a cucire naturalmente le altre piattine. Ho velocizzato, messo un po' di colla, tanto è un lavoro questo super facile da intuire. Ok, adesso vi ricordate l'operazione che abbiamo fatto di qui? Di cucire questa prima parte? Questa? Ecco, adesso dovete fare identico e cucire, quindi cucite la prima e poi cucite tutte le altre. Dopodiché abbiamo quasi finito, quindi vi aspetto qui alla fine. Cominciate a cucire, 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 cucire e arrivate più o meno qui. Vi faccio vedere come mi porto qui alla fine e come fare un giochetto per far sì che il lavoro comunque venga alla vista gradevole e che non ci siano avvallamenti. Quindi andate a cucire la prima piattina. Allora, ed eccomi qui, vedete, ho dato l'ultimo puntino. Adesso questa parte, vedete qui abbiamo tagliato, questa parte deve andare dietro, quindi così, in questo modo. Quindi dobbiamo andare a cucire qui, ok? Quindi vado così e vado a portare la mia piattina da un punto, vedete, tanto ci andranno le altre piattine, da un punto un po' più largo
e anziché prendere il centro della scanalatura di sotto, andrò a prendere un pochino il lembo più esterno, perché la scanalatura ovviamente il centro è più dietro e verrebbe un difetto qui. Quindi io cerco, vedete, accosto, ecco, vedete io sono qui e la scanalatura, il centro è qui, si vedrebbe il filo, quindi io semplicemente porto delicatamente il filo, la piattina di soutache davanti, do un punto un po' più largo e anziché beccare il centro della scanalatura prenderò un pochino, pizzicherò un pochino della piattina di sotto e andrò ad unire. Vedete? Quindi pizzicherò, non andrò al centro della piattina sottostante perché non deve essere allineata, ma andrò a pizzicare un pochino il retro della piattina. Senza tirare troppo, vado a dare un altro puntino, ok? Spero di essere stata chiara. Quindi rivado sempre al centro della mia piattina, quella di sopra, e pizzico un pochino del retro della piattina di sotto. Ok, una volta fatto questo, taglierò la mia piattina in eccesso perché non mi serve, mi darebbe solo fastidio. Quindi taglio la mia piattina in eccesso, mi porto un pochino su in avanti nella piattina e vado a fissarla ancora un pochino individuando le piattine e la base, pizzicando. Visivamente è complicato da farvi capire, ma sotto l'ago sentirete quello che intendo. Vedete, sono qui, adesso semplicemente vado, pizzico un po' di base, un po' di piattine, vado sul davanti e fisso la mia piattina. Quindi in realtà è come se stessi cucendo sotto questo strato di piattine, ok? Vado a pizzicare le piattine sottostanti e il risultato è questo. Adesso semplicemente, come abbiamo fatto prima, andate a cucire le altre piattine e andatele ad unire, quindi qui lungo il margine, e poi andremo a chiudere qui sotto. Quindi andate a cucire e ci vediamo qui alla fine. Allora, come vedete, vabbè, non si vede, ho cucito però tutte quante le piattine insieme e sono arrivata qui, sempre utilizzando il filo oro. Come vedete non si vede se date punti piccoli, e adesso semplicemente queste piattine andranno unite qui, in questo modo. Andrete semplicemente a cucire, quindi adesso vado, mi sposto, vedete, qui un pochino in avanti, tengo tutte le piattine ferme. Se voi avete difficoltà, come ho sempre detto, cucite una piattina per volta, perché comunque dovete centrare la scanalatura, specialmente della piattina più esterna, perché qui naturalmente si vedrà, altrimenti poi se usate colore su colore, allora non si vedrà tanto. Quindi semplicemente mi aiuto con le mani, tengo naturalmente il mio ciondolo piatto e vado, vedete, cucio questa piattina che ovviamente è più rientrante rispetto a quelle che sono sul davanti perché è posta dietro. Vado un pochino più avanti, giro il lavoro, mi sposto ancora un pochino e vado, vedete che mi aiuto sempre con le dita, con le unghie, non vi pungete. Poi pian piano col tempo acquisirete questa manualità, quindi vado in questo modo, do un altro mico puntino sul davanti perché qui ancora si vede. Dopodiché vedete che schiaccio un pochino e do gli ultimi puntini, così avanti e indietro. Spostatevi sul davanti, sistematevi il lavoro e materialmente il nostro ciondolo è finito. Ok? Ora dobbiamo andare a tagliare queste piattine
Io adesso fisso un attimo. Faccio un nodino. Punto l'ago, faccio un paio di giri col filo e tiro. Taglio. Se volete potete fissare, ma sì, facciamolo. Andiamo a fissare, pizzico un poco dietro, vedete la piattina nera, vado sul davanti, sempre tra la scanalatura e giù, punto piccolissimo, perché oro su nero altrimenti è una strage. Idem, in questo modo, dal nero, vedete, vado al centro dell'oro, qui è più facile, do un puntino e riscendo. E veramente, ragazze, abbiamo fatto talmente di quei punti di cucitura che direi proprio top. Allora, vado a tagliare il mio sudash in eccesso, ok? Vado a prendere l'Ultra Suede nero, ma prima di andare a prendere l'Ultra Suede nero per rivestire, devo andare a fare la mia sustina, che potrete fare sia col nero che con l'oro, dipende un po' dal vostro gusto personale. Oppure oro, forse oro è più carino, quindi semplicemente cosa faccio? Prendo il mio pezzettino di sudash color oro e vado a cucire così velocemente, vado a cucire, prendete un pezzettino di pochi centimetri e vado a cucire così avanti e indietro, giro un pochino intorno e poi vado a prendere il ciondolo che ho realizzato e ci vado e lo vado a cucire sempre alla stessa maniera, quindi attraverso lo spazio tra le piattine. Poi ragazze metteteci un po' di colla, ok? Quindi vado velocemente, voi non andate velocemente, vado io velocemente perché il video ho paura che finisca la memoria, ma voi andate con tutta calma, ok? Quindi andate tra le scanalature, tra lo spazio che c'è tra le piattine e riscendete, vedete? Poi potete fare così, pizzicate un poco, vedete, del soutache, in questo caso mio è il nero, è morbidino, quindi io posso tranquillamente fissare così. E diciamo velocemente vi ho mostrato come fare. Mettete poi un pochino di colla, quindi pizzicate proprio così, pizzico il nero, lo so che lo sto pizzicando anche da quest'altro lato e diciamo che abbiamo fissato anche, faccio un nodino, e ho fissato anche il mio portaciondolo. Nel kit di chi ha acquistato il kit esce ovviamente del cordino cablé, esce il moschettone, ve lo mostro qui già montato. Alla fine del video, se resta memoria sul telefono, vi mostro come montare il kit che esce per fare il portaciondolo, ma ci tengo di più a mostrarvi come fare il retro. Allora, tagliate tutti quanti i fili in eccesso, guardate, questo è il risultato finale del mio ciondolo, versione elegante natalizia. Adesso vado a prendere un pezzetto di Ultra Suede, se ce l'avete un colore particolare oro, non lo so, non si trova penso in commercio, io utilizzerò semplicemente un Ultra Suede nero oppure pure rosso, potrebbe funzionare nel mio caso. Il pezzettino non è grandissimo, come vedete il pezzettino è circa 5 cm per 6 e abbondantemente riusciamo a rivestire il nostro retro. Vado a prendere l'Ultra Suede nero. Ok, sulla mia scrivania ne ho trovato un pezzetto leggermente più piccolo, come vedete 5 per 5, ma messo di traverso, ecco di così non ci va, ma messo di traverso va benissimo e quindi sfruttiamo questo al volo, non ce lo facciamo sfuggire. Come già vi ho detto, tagliate filamenti, pelucchi e cose in eccesso. Cerchiamo qui al centro dove si accavallano, no? Le nostre piattine
dove abbiamo messo anche un pochino di colla, di appiattire, e diciamo che possiamo tranquillamente andare. L'Ultrasweet in genere ha un verso più pulito e l'altro un po' più peluscioso, la parte più bella sarà il davanti. Vado e metto il mio la mia colla Azulit, ok? Non ne mettete tantissima perché non vogliamo che strasbordi o che penetri attraverso l'Ultrasweet, perché potrebbe poi macchiarsi, quindi ci vuole il giusto, ok? Quindi sul bordo non esagerate, anche perché poi l'Azulit improvvisamente comincia a uscire, e anche qui dove c'è la perla, perché non deve passare attraverso la perla e spuntare sul davanti, quindi mettetene non troppa. Ok, poi eventualmente vi aiutate con uno stecchino, tanto poi sul bordo potete eventualmente poi rifilare un pochino, ok? Quindi ci vuole, vedete, ma senza fare delle colate esagerate. Dopodiché prendo naturalmente il mio rovescio e vado, appiattisco, non c'è bisogno di fare una forza bruta, ok? E poi con le nostre fantastiche mollettine, qui specialmente dove c'è questo punto che c'è un po' di spessore in più, ecco adesso, eccola qua, dove c'è un pochino di spessore in più, andiamo eventualmente a mettere delle mollettine, ok? E anche in questi altri due punti. E una volta che la nostra colla avrà fatto presa, andiamo semplicemente a tagliare delicatamente tutto il contorno. Le forbicine, mentre prima abbiamo usato delle forbicine, insomma, di questa tipologia, adesso servono delle forbicine ottime. Quindi andate e andate a tagliare delicatamente tutto quanto il vostro contorno. Mi raccomando, le forbicine tenetele dritte e procedete al taglio, semplicemente così. Non tagliate la piattina, mi raccomando, aiutatevi sempre con le dita nella parte sottostante per rendervi conto di dov'è il lavoro, quindi tagliate tutto quanto il contorno. Ed ecco qui il mio contorno tagliato. Poi levate un po' di pelucchi, vabbè, questo è tutto nella norma, ed ecco il mio ciondolo finito. Ok? Adesso vi mostro come fare il portaciondolo con il cablé. All'interno del kit vi uscirà il cablé e poi vi serviranno questi elementi, ok? Questi piccoli elementi, un po' di catenella di prolungamento, l'anellino e il moschettone. Andate a prendere le pinze, questo è il vostro cablé, mettete un po' di colla sul cablé perché potrebbe, come dire, sfilacciarsi un pochino e quindi è meglio andare a mettere un po' di colla. Io cosa faccio? In questo caso non metto più colla, però vedete lo mantengo e arrotolo un pochino, taglio questa parte sfilacciata e vado così proprio, arrotolo un pochino e infilo in questo modo e prendo la pinza a pinze piatte e schiaccio, stringo prima un lato e poi l'altro. Semplicissimo. Dopo con delle forbicine affilate taglio l'eccesso da questo lato, ok? Poi con un accendino non vi bruciate, però andate un pochino a bruciacchiare i fili esterni. Poi se avete messo invece la colla prima, tagliate, allora questo non vi succederà. Vado a fare lo stesso dall'altro lato. Metto la colla, poi devo attendere, ve lo mostro, devo attendere che naturalmente la colla asciughi. Quindi faccio in questo modo. Se avete i guanti metteteli così non vi sporcate tutte di colla. Spalmarsi la colla bene non fa. Ok, controllate la dimensione del
del cappietto che avete fatto che naturalmente c'entri, ok? Fate questa valutazione, quindi vedete che qui adesso è più schiacciato e posso andare a tagliare. Ogni tanto mi perdo, quindi faccio il gesto, vedete, di girare un pochino e infilo, tengo e schiaccio, cioè praticamente come prima ragazzi, non cambia un granché, è solo che è più agevole entrare, quindi schiaccio e schiaccio. Io ho queste qua piatte che non hanno dentellatura, dopodiché entro, poi va bene con calma, vi sistemate, vi pulite tutti i fili, dopodiché entro nella mia sustina in soutache, prendo le mie pinze, da un lato metterete, sto facendo tutti i ragionamenti miei ad alta voce, da un lato metto anellino e prolungamento e chiudo. Ovviamente adesso quelle piatte non stringono, ci vogliono queste dentellate per stringere un pochino. Ogni pinzetta ha il suo perché. Ok, e dall'altro lato anellino con moschettone, quindi sarà un video di un secolo. Dall'altro lato apro l'anellino, infilo nella solina qui e chiudo semplicemente, sempre traslando. Ragazze, il vostro ciondolo, il nostro ciondolo, il ciondolo Radiance è finito. Dimenticavo un dettaglio non trascurabile: questi ciondoli possono essere fatti anche con i cristalli. Eh sì, come farli col cristallo? La partenza leggermente diversa, ma lo vediamo in un prossimo video e questi cristalli li trovate da Fili e Forme. Vi metto tutti i link in basso, guardate che bellezza. Uno, due, a ognuno il suo, tre, è materialmente finito. Spero che il video sia chiaro. Se lo realizzate, naturalmente taggatemi e condividete, citatemi, perché comunque è carino condividere e far presente che si è imparato a realizzare qualcosa grazie a un tutorial ed una persona che ha messo a disposizione il proprio tempo per portare qualcosa di bello. Ok, quindi abbiamo aggiunto a tutti gli altri ciondoli anche quindi quello delle stagioni, ci abbiamo aggiunto anche quello natalizio. Ok, ne ho perso uno strada facendo. Eccolo qua, facciamo una bella ripresa finale e niente, grazie per essere state con me. Lasciatemi un like, condividete, fate hype, vi abbraccio ed auguro come sempre a tutte buona creatività. Ciao! Non ho mostrato il retro, o sì, vabbè, come al solito. Ciao!